Ciao amici e amiche del segno del toro, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 30 luglio al 12 agosto, dove troveremo la luna nuova in Leone. Vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona di più e se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura, andiamo ad accendere la nostra luna, vediamo prima di tutto dal punto di vista astrologico cosa aspettarci. Questa luna nuova in Leone ci porta creatività, fiducia, vitalità, entusiasmo, apertura verso gli altri, condivisione e ci permette anche di esprimere ciò che sentiamo per nuovi inizi, anche opportunità per avviare progetti, per fissare degli obiettivi e si può affacciare anche un buon periodo di trasformazione e ci possono essere delle sorprese, degli incontri stimolanti. Di contro dobbiamo fare attenzione all'impulsività, all'orgoglio, al bisogno eccessivo di attenzione, riconoscimento, alle illusioni, alla superficialità, agli eccessi e all'egocentrismo e anche una cosa importante, il rischio di perdere, sprecare energie in sciocchezze che non ci servono. Quindi queste sono energie a favore e contro da attenzionare. Vediamo adesso cosa vogliono dirvi gli oracoli. Il vostro punto di partenza intorno al 30 luglio è con questa carta che spesso ci parla di una fase nella nostra vita o degli eventi ben precisi, una situazione che stiamo vivendo in uno o più ambiti della nostra vita, dove stiamo cercando di guardarci intorno. Il punto dove guardare effettivamente è oltre la superficie e le apparenze, perché magari ci sono delle verità che devono essere accettate, soprattutto deve essere riconosciuto il nostro valore, non dobbiamo temere il giudizio di nessuno. Se qualcuno ha un atteggiamento strano, ambiguo, freddo, eccetera, nei vostri confronti, potrebbe essere un atteggiamento apparente, oppure di fare caso anche al contrario, magari chi ha un atteggiamento un po' troppo positivo forse potrebbe nascondere qualcosa. Quindi abbiamo questo punto di partenza che è una specie di avvertimento. Una volta che cerchiamo di smascherare situazioni e persone, cioè cerchiamo di accettare alcune cose per come ci arrivano, prima ci mettiamo nelle condizioni di poter utilizzare il nostro stesso potere con consapevolezza e con risveglio. Infatti questa carta ci sta dicendo che questi sono i punti più importanti per studiare, per radicarsi, per vivere esperienze vere, sincere, cose che ci permettono di non solo star bene con noi stessi, ma soprattutto di circondarci di persone che siano positive, sane, costruttive e anche ovviamente creare delle situazioni costruttive. L'altra carta è il potere di luna, la polvere di luna, scusate, che sì, è vero, parla di potere di realizzazione per certi aspetti, perché spesso indica una sorpresa, vuol dire che stanno per accadere delle cose belle e che arriva a noi un cambiamento inatteso che ci porta gioia o un qualcosa che ci può riaccendere l'entusiasmo, la felicità, il desiderio. Ci potrebbe essere anche una bella coincidenza, qualcosa che ci tira su il morale e poi ovviamente essendo anche una carta di fortuna ci permette di cogliere delle opportunità che possono essere interessanti. Vuol dire che nel corso di questo periodo possiamo aspettarci delle belle sorprese. E poi andiamo a vedere adesso i suggerimenti dell'oracolo dello sciamano.
Vediamo quali altri suggerimenti troviamo per questo periodo. Il mondo di mezzo, ci fa capire che, si avvicina o comunque ci troviamo in una fase dove, ci possono essere delle scelte e delle prove importanti. Visto che alcune cose si muoveranno abbastanza in fretta, direi nel corso di questo periodo, quindi più o meno parliamo, della prima settimana di agosto, quindi sappiamo già che dobbiamo attenzionare alcune cose importanti proprio nella fase iniziale e poi possiamo cogliere delle opportunità, a maggior ragione con questa carta. La cosa importante che dobbiamo capire è che le nostre azioni andranno ad influenzare il nostro futuro. Quindi concentriamoci sull'ordine, sul mettere in luce le nostre risorse, anche le nostre vulnerabilità, perché sono quelle che devono essere sia protette sia guarite. Dopo questi aspetti importanti troviamo la croce andina che parla di aspettare un momento più favorevole. Forse qualcosa non ancora è pronto per essere raccolto, qualcosa non ancora è pronto per essere forse anche avviato, quindi in qualsiasi circostanza ci sta dicendo che, la nostra consapevolezza e la nostra saggezza e anche esperienza possono aiutarci a capire e trovare il momento giusto quando fare un qualcosa. Allora, per non perdere opportunità, per non disperdere le nostre stesse energie, dobbiamo trovare quel momento giusto di agire, di fare qualcosa e anche di dire, perché appunto potremmo sprecare un'occasione importante, magari per fretta oppure perché magari sta succedendo un qualcosa che, come abbiamo visto, non abbiamo le idee chiare, quindi meglio aspettare di sentirci più sicuri. E poi infine troviamo la danza degli spiriti. Questa carta è perfetta per farci capire che l'esperienza è importante, la pratica, l'azione è quella che trasforma l'intenzione in realtà e quindi dobbiamo, utilizzare, le nostre capacità, la nostra maestria, la dedizione, la disciplina per incanalare le nostre energie. Io ci metterei anche l'intuizione, e il donarsi, cioè nel senso impegnarsi, donarsi un po' a 360 gradi con le persone ovviamente, che hanno valore per noi, che ci possono sostenere e che non siano quelle che insomma, appunto abbiamo visto possono essere anche ambigue e strane. Quindi, tutto ciò che ci permette comunque di stare bene con noi stessi e con gli altri merita la nostra attenzione e il nostro impegno e quindi possiamo ottenere i risultati che stiamo cercando. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna. Ciao!